Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Oggi vengo a voi con un bel progettino fai da te di quelli che tanto amo e che da un po' latitavano su questo canale. Devo dire che iniziavo anche a sentirne un po' la mancanza e vi propongo un'idea super carina che ho trovato già anni fa su Pinterest e che fin da subito avevo sentito la necessità di realizzare, ma poi la vita va come vuole e ci siamo riusciti io e me medesima soltanto adesso, questi plurali majestatis che non si capisce mai perché. Di cosa sto parlando? Di questo festoncino in feltro super carino che potete personalizzare come preferite. Io ho scelto un motivo di fiori sulla parte bassa e la scritta Hello in alto perché conto di appenderlo o nell'ingresso di casa o qui nello studio, e se lo volete realizzare identico sappiate che sul mio blog troverete il cartamodello da scaricare gratuitamente che vi servirà comunque anche solo per la base del festone. Potete però veramente sbizzarrirvi come più vi piace, ne ho visti di carinissimi con una scritta molto semplice nera su sfondo bianco tipo It's ok, casa mia, quello che vi pare, oppure, ancora più carino, mettere i nomi dei bambini e utilizzarla come decorazione per le loro camerette. Insomma, tante possibilità per un progetto che vi dico fin da subito non richiede nessuna capacità a livello di cucito, perché quando si tratta di ago e filo qui la negazione. Vi basterà un po' di feltro e poco altro. Se questa idea vi piace io vi invito come sempre a continuare a guardare questo video ed ecco la lista dei materiali che vi serviranno. Il cartamodello che potete scaricare gratuitamente sul blog, del cartoncino dorato ma è opzionale, del feltro nei colori che preferite, del feltro bianco in fogli grandi, della colla a caldo, del cordino colorato oppure dello spago, un bastoncino in legno, una matita, delle forbici, un taglierino, dell'attack e del diamond glaze, ma è opzionale. Per prima cosa scaricate il cartamodello che ho messo a disposizione sul mio blog. Come vedete il cartamodello è composto di due pagine, una con la base per il festone che va stampata su carta normale e l'altra con la scritta al rovescio che io ho stampato sul retro del cartoncino dorato. Iniziamo ritagliando la base in questo modo. Dopo aver ritagliato una porzione di feltro bianco almeno 2 volte più lunga rispetto alla base e larga a sufficienza, appoggiamo il cartamodello e con una matita andiamo a riportarlo sul feltro proprio come vedete. Procediamo poi a ritagliare la parte bassa in questo modo. Usiamo di nuovo il cartamodello come riferimento e andiamo ad appoggiare al di sopra il bastoncino in legno in modo da capire quanto spazio occuperà. Dopodiché ribaltiamo il cartamodello nella parte alta e tracciamone di nuovo i contorni. Come vedete non è necessario essere troppo precisi nella sezione superiore perché in ogni caso andremo a rifilare il feltro successivamente. Possiamo ora finire di ritagliare la base. Adesso, posizionando il cartamodello nella parte bassa, andiamo a segnare con la matita la posizione che andrà ad occupare il bastoncino in legno. È il momento di incollare il bastoncino utilizzando la colla a caldo sul segno tracciato. Dopodiché aggiungiamo dell'altra colla a caldo subito sotto il bastoncino, ripieghiamo il feltro e facciamolo aderire proprio come vedete.
Possiamo ora finire la nostra base aggiungendo della colla a caldo sui contorni in modo che le due estremità aderiscano perfettamente. Non ci resta che rifilare il feltro in eccesso e la base è pronta. Passiamo ora alle decorazioni. Io ho optato per la scritta Hello che, come vedete, ho stampato capovolta perché la parte che mi interessa è quella dorata sull'altro lato del cartoncino. Vado quindi a ritagliarla utilizzando sia le forbici che il taglierino dove necessario. Se invece voi deciderete di decorare con una frase più semplice, potete creare il vostro cartamodello usando un qualsiasi programma di scrittura, tipo Word, e poi stampare la scritta, ritagliare le lettere e utilizzarle proprio come maschera, riportandole sul feltro. Per decorare la parte bassa dello stendardo io ho scelto dei fiori per i quali ci servirà del feltro nero, del feltro verde per le foglie e del feltro nei colori che preferite per i petali. Per capire come creare i fiori in feltro vi invito però a guardare il video tutorial che trovate cliccando sulla i qui in alto. In quel caso avevo creato una collana con fiori in feltro, ma il procedimento è lo stesso. Ed ecco qui i fiori pronti. Prima di incollare i fiori sul nostro stendardo, disponiamoli in modo da capire gli spazi e individuare la giusta composizione. Una volta soddisfatti del risultato, procediamo ad incollare sia i fiori che le foglie utilizzando la colla a caldo. Possiamo ora aggiungere anche la scritta usando l'attack. Per finire, annodiamo il cordino colorato alle due estremità del bastone in modo da poter appendere il nostro stendardo. Come ultimo dettaglio io ho deciso di ricoprire la scritta con del Diamond Glaze, una resina liquida che una volta asciutta offre un finish lucido, ma è un passaggio assolutamente opzionale. Ed eccolo qui il progetto finito, pronto per essere appeso oppure anche, perché no, regalato. Spero che l'idea vi sia piaciuta. Vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i materiali necessari con eventuali link per acquistarli online, compreso il cartamodello da sfruttare come base per questo progetto, e il link al mio post dedicato, come di consuelo anche un po', lo trovate nella info box qui sotto oppure cliccando sulla i qui sopra la mia testa.
Spero che il progetto vi sia piaciuto, se così è, come al solito non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo. Se proverete a realizzare il vostro festoncino personalizzato, mi raccomando mandatemi le foto dei vostri risultati taggandomi su uno qualsiasi dei vari social, li trovate tutti peraltro sempre lì giù nella info box. E se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale per tanti nuovi progetti da condividere insieme. Direi che per oggi non c'è altro, baci a stampo e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!